Quando ho frenato per far attraversare la strada a una signora frettolosa appena uscita dalla farmacia, desiderosa di mostrare al meritevolmente sventurato marito le sue nuove labbra gonfie grazie alla pomata rimpolpante labbra al peperoncino, decantata con curo dalla farmacista della farmacia di turno aperta per le emergenze, il fischio dei freni è stato frainteso dalla signora come un complimento al risultato della pomata. Ha scambiato lo stridulo sibilo dei freni ormai a ferro contro ferro per un lusinghiero fischio di richiamo di un grezzo maschio alfa del Molise, credendo così che la pomata avesse dato ottimi risultati. Tuttavia ha inveito contro di me, ritenendolo un inaccettabile atto di catcalling. Dunque, per evitare fraintendimenti futuri, ho prontamente scelto ed ordinato delle pastiglie freno anteriori e posteriori più economiche, ma con buone specifiche tecniche e con un buon numero di recensioni positive da me valutate probabilmente reali, per riuscire a spendere un decimo rispetto al costo di un meccanico professionista, montandomele per la prima volta da solo, comodamente in pigiama e ciabatte, dopo aver visto un video motivazionale di indiani in tunica ed infradito che rigeneravano pastiglie freni pressandoci della sabbia del Gange amalgamata dello sterco di vacca fumante. Quando si sostituiscono le pastiglie dei freni, il metodo per ritrarre il pistone varia tra i freni anteriori e posteriori. Per i freni anteriori il processo è generalmente più semplice. Si utilizza una semplice morsa di adeguate dimensioni o qualcosa di simile per spingere indietro il pistone. Basta posizionare l'attrezzo tra il pistone e la pinza del freno e stringerlo gradualmente fino a che il pistone non è completamente ritratto. Non è necessaria alcuna rotazione del pistone, quindi il lavoro si svolge in modo diretto e veloce. La situazione cambia con i freni posteriori, specialmente quelli dotati di freno di stazionamento integrato nel pistone. In questo caso, per ritrarre il pistone non basta semplicemente comprimerlo, è necessario un attrezzo specifico che permetta di ruotare e comprimere il pistone simultaneamente. La rotazione è fondamentale perché il meccanismo interno del freno di stazionamento richiede che il pistone venga avvitato indietro nel suo alloggiamento. Tentare di comprimere il pistone senza ruotarlo può danneggiare il meccanismo del freno di stazionamento, compromettendo la sicurezza e l'efficacia del sistema frenante. Un altro aspetto cruciale durante la sostituzione delle pastiglie dei freni è assicurarsi che le viti di fissaggio siano correttamente bloccate e serrate. Questo garantisce che la pinza del freno sia saldamente ancorata alla staffa e che le pastiglie dei freni funzionino in modo efficace e sicuro. Un serraggio insufficiente può causare vibrazioni, rumore o peggio un malfunzionamento del sistema frenante. Ulteriori difficoltà possono derivare da eventuali viti bloccate o spanate. Gestire queste situazioni senza causare danni richiede attenzione e precisione. Utilizzare gli strumenti appropriati e applicare le tecniche corrette è essenziale per rimuovere le viti bloccate senza danneggiare la filettatura o altre componenti del sistema frenante. Inoltre, durante la sostituzione delle pastiglie dei freni è importante pulire accuratamente le pinze dei freni e lubrificare le parti mobili con un grasso specifico che resista alle alte temperature. Grassi compatibili includono quelli a base di silicone, grassi sintetici specifici per impianti frenanti e il grasso a rame, che è particolarmente utile per la sua resistenza alle alte temperature e per prevenire il grippaggio dei componenti frenanti. È anche consigliabile sostituire sempre le viti autobloccanti per garantire la massima sicurezza e integrità del sistema frenante. Le pastiglie posteriori che ho acquistato sono di marca Automentum, fabbricate in Spagna. Il kit include, oltre alle pastiglie, un set di viti autobloccanti e una bustina di grasso. Le pastiglie anteriori sono di marca Stellox, fabbricate in Germania, e includono un sensore di usura che rimuoverò perché è non previsto per la mia automobile. L'attrezzo per far arretrare il pistone è un modello generico base con un paio di adattatori. Ciascun kit di pastiglie freni ha attualmente un costo di circa 15 euro, mentre lo spingipistone ha un costo di circa 10 euro su Amazon Italia. Dopo aver rimosso le vecchie pastiglie, pulito accuratamente e fatto arretrare il pistone della pinza del freno posteriore con l'apposito spingipistone che, grazie ai due perni presenti nell'adattatore, riesce contemporaneamente anche a ruotarlo facilmente, ingrasso e reinserisco i perni cilindrici mobili, verificando che tutte le parti in gomma siano intatte. Le pastiglie nuove si adattano perfettamente, quindi riposiziono la pinza freno e la fisso con le nuove viti autobloccanti con testa esagonale da 13 mm, cercando di stringerle il giusto senza esagerare per non fare danni non avendo a disposizione una chiave dinamometrica idonea.
Dopo aver dato una ricontrollata e verificato che non siano avanzati pezzi che a volte sembrano materializzarsi da nulla, ma forse il gatto dispettoso perché gli ho comprato i croccantini di sottomarca che non gli piacciono ne sa qualcosa, rimonto la ruota serrando i bulloni a circa 120 Nm con una chiave dinamometrica presa al Lidl per pochi euro. Smonto la ruota anteriore per sostituire anche le pastiglie dei freni anteriori, che sicuramente saranno più usurate di quelle posteriori. Spruzzo dello sbloccante VD40 sulle viti probabilmente bloccate, visto che il precedente meccanico, magari anche lui con un gatto monello, non ha messo i previsti tappi parapolvere. Attendo qualche minuto e svito con una chiave esagonale da 7 mm i bulloni di fissaggio e scorrimento della pinza. Essendosi formato per l'usura uno scherino sul bordo del disco, per sfilare la pinza faccio arretrare leggermente il pistone facendo leva con un grande giravite a spacco, non essendo necessaria la simultanea rotazione per il pistone delle pinze anteriori. Lego la pinza all'ammortizzatore per evitare che il peso danneggi il tubo idraulico. Sgancio le vecchie pastiglie tirandole e facendo leva con un giravite per allentare i ganci elastici. Effettivamente l'usura è paragonabile a solchi scavati dai pellegrini che strisciano in ginocchio sul pregiato marmo accuratamente scelto dal papa di turno per ottenere il miracolo dei freni eterni. Inserisco l'adattatore piatto nello spingipistone e lo metto nella pinza in modo che, ruotando la vite infinita, faccia arretrare il pistone. Se il sistema idraulico che comanda la pinza è integro, non necessita di alcun intervento poiché è un circuito chiuso, semplicemente aumenterà il livello dell'olio nella vaschetta a causa dell'arretramento del pistone. Rimuovo il sensore di usura integrato nella pastiglia perché non è necessario per questo modello di automobile. Inserisco le pastiglie nuove che si incastrano tramite i fermi elastici integrati. Con un aspirapolvere, un vecchio spazzolino e una spazzola di ferro per trapano rimuovo la polvere accumulata sui freni, soprattutto nei punti di appoggio delle pastiglie. Ingrasso i punti di appoggio delle pastiglie con il grasso apposito avanzato nella bustina inclusa nel kit dei freni posteriori, utilizzando un pennello. Per i bulloni di fissaggio che fungono anche da perni guida impiego un grasso al litio per ingranaggi meccanici. Questi componenti sono essenziali per il corretto funzionamento del sistema frenante, permettendo alle pinze di muoversi liberamente e mantenere le pastiglie dei freni allineate correttamente con i dischi. Riposiziono la pinza incastrandola esattamente come era prima dello smontaggio ed avvitando i bulloni di fissaggio, serrandoli senza esagerare con la forza, non avendo una chiave dinamometrica idonea. Ricontrollo tutto e rimonto la ruota serrando i bulloni a circa 120 Nm come indicato dalla casa madre per questo modello.
Prima di testare i nuovi freni è consigliabile iniziare guidando lentamente e effettuando frenate leggere per verificare il corretto funzionamento. Evitare frenate brusche all'inizio e riscaldare gradualmente i freni con diverse frenate moderate per permettere alle pastiglie di assestarsi sui dischi. Nei primi chilometri è importante evitare frenate prolungate o troppo forti per prevenire il surriscaldamento dei freni. Prestare attenzione a eventuali rumori strani o vibrazioni e in caso di anomalie fermarsi e controllare il sistema frenante. Per riportare in pressione il circuito idraulico è necessario premere alcune volte il pedale del freno. Pur non avendo grandi aspettative da queste pastiglie freno aftermarket di fascia medio-bassa dell'Automentum e della Stellox, dopo qualche centinaio di chilometri di rodaggio lungo le colline affacciate sul mare del Basso Molise ho iniziato a riscontrare un netto miglioramento generale, soprattutto nella modularità della frenata che favorisce un comportamento dinamico più composto. C'è anche una quasi assenza di vibrazioni anche affondando completamente il pedale in caso di frenate brusche, una migliorata potenza di frenata e un intervento meno invasivo dei sistemi ABS ed SP. Per verificare la compatibilità e i prezzi attuali si possono consultare i link nella descrizione sottostante. Dunque, se si hanno o si è in grado di acquisire le tecniche per eseguire un lavoro a regola d'arte, ne vale sicuramente la pena e magari con le centinaia di euro risparmiati fare un salto qui nel nulla del Molise in grado di aprire nuovi liberi orizzonti in cui si è sempre benvenuti comunque vada tutto il resto di cui ci si è affannosamente riempiti. Invece chi è già in Molise avrà semplicemente risparmiato soldi per comprare centinaia di arrosticini ecosostenibili di carne di vecchie pecore venute a mancare per morte naturale all'affetto di Fernando il Pastore, dopo una vita passata a sgranocchiare gustose erbette selvatiche passeggiando lungo gli altopiani della Maiella, pensando a come il paradiso potesse essere meglio, e avrà diminuito, anche se di poco, la probabilità di ritrovarsi le narici umidicce di un cinghiale che non attraversa sulle strisce pedonali attaccate al parabrezza per l'effetto ventosa. Peccato per le vendite della pomata rimpolpante labbra al peperoncino che, vista la riduzione di fischi per strada, probabilmente caleranno. Grazie per aver visto il video fin qui, spero di esserti stato utile e di averti piacevolmente intrattenuto. Se non l'hai già fatto, condividi, commenta, metti mi piace, dai un'occhiata agli altri video, offri un super grazie ed iscriviti al canale. Grazie per il supporto. Ciao ciao.